Saluti da Heavy Metal Heaven. Oggi ospitiamo un esordio Death Doom Gothic in cui ci si perde, ma non in senso positivo. Da una band rumena, non pessima, ma ancora troppo immatura. Un primo passo su una strada che però ne richiederà molti di più. Volendo essere telegrafici, e questa è l'impressione che dà di sé Endless Winter Nights, primo full length degli Ampersand. Nati nel 2018 a Cluj-Napoca, centro principale della Transilvania, senza prima alcun EP o demo, hanno esordito con questo full length lo scorso 19 agosto. Una scelta forse non ottimale, vista l'inesperienza che emerge dalle sue tracce. Di per sé lo stile scelto dai rumeni non è malaccio. Di base è un death doom metal in stile anni 90, ispirato a gruppi come i Myodyne Bride e i primi Theatre of Tragedy. In comune con queste band c'è anche una buona tendenza verso il gothic, non rappresentata da voci femminili o orchestrazione, se non in rari casi, ma piuttosto da atmosfere e melodie. Inoltre gli Ampersand sono riusciti ad aggiornare un po' questa formula. Dalle tastiere fino ad alcune influenze prog o black si sente che non hanno intenzione di copiare nessuno, che hanno una personalità, seppur non fortissima. Tuttavia non è questo il vero problema di Endless Winter Nights. Piuttosto il gruppo pecca molto in maturità, un fatto visibile in molti lati della loro musica. In primis c'è il songwriting piuttosto altalenante. A tratti gli Ampersand riescono a trovare melodie vincenti o a dimostrarsi validi, ma altrove si limitano a seguire gli stereotipi del proprio genere senza andare oltre. Ne risulta una scritta ondivaga, con qualche pezzo interessante ma anche tanta, troppa musica poco memorabile. Del resto l'ora abbondante di durata dell'album sembra davvero eccessiva. Sarebbe stato opportuno tagliare qualcosa o anche più, per rendere il complesso più efficace, anche visto che alla lunga temi e impostazioni musicali tendono a ripetersi. E sì, che l'inizio è anche promettente, con White. Incide bene nei suoi 5 minuti, vari e cupi, dalla spiccata componente sinfonica, per poi lasciare spazio alla title track. Più lenta, gotica, con un'aura magica ben generata dalla tastiera di Flavio Roscia, sa tuttavia dimostrarsi ampio e oscura. Poi però Endless Winter Nights smarrisce la via, su quei brani più lunghi. L'unico che riesce un po' a spiccare è The Fall into Wretchedness, con una parte metal rarefatta ma molto atmosferica e solenne, a tratti quasi epica. Ricorda un po' l'intimismo dei Forest Extreme e per questo risulta apprezzabile, seppur un filo prolissa. Per il resto però non c'è molto che rimanga in mente. Al massimo si può citare la fase centrale di Denied, che tra orchestrazione e death metal aggredisce a dovere, ma c'entra poco con il resto della parte, molto più intimista ed espressiva. Non parliamo poi dell'inizio di Between Two Worlds, che ricopia quasi quello di White, prima di cominciare a barcamenarsi tra passaggi anche riusciti, specie quelli progressivi, ma anche cliché, melodie già sentite e momenti nuovi. Quest'ultima è forse il perfetto manifesto per Endless Winter Nights, un disco in cui, al netto di alcune buone idee, per lunghi tratti ci si perde, e non in senso positivo. Non di tutto almeno. Le atmosfere risultano almeno decenti per buona parte del disco, ma gran parte del lato musicale è dimenticabile, non rimane in mente neppure dopo decine di ascolti. E se quei pochi pezzi buoni, uniti all'appena citato fattore atmosfera, evitano agli Ampersand il baratro, non fanno molto di più. Parliamo di un lavoro nella media, gradevole come ascolto di sottofondo e nulla più, e di un gruppo molto maturo. Se certi punti dimostrano anche buone potenzialità, c'è molto da lavorare per riuscire a sfruttarla al meglio. Per questo oggi promuoviamo i rumeni, ma con riserva, e speriamo di risentirli in una veste molto migliore in futuro. Voto di Heavy Metal Heaven 63 su 100. Un altro video al termine. Se hai apprezzato la recensione faccelo sapere nei commenti, oltre a mettere like e condividerla. Puoi inoltre iscriverti al nostro canale e attivare la campanella degli avvisi per non mancare neppure uno dei contenuti pubblicati con cadenza settimanale. Infine puoi seguirci su Facebook, Instagram e Pinterest. Al solito trovi il link in descrizione. Ci vediamo la prossima volta!